Ciao a tutti, oggi pomeriggio proviamo una composizione sempre Moribana Alto con tre materiali. C'è qualche allievo che ci ha chiesto se è possibile utilizzare oltre a due materiali un terzo materiale. Vediamo un po' oggi come sistemare il terzo materiale. È una composizione non proprio semplice, ma speriamo esca bene. Speriamo che il suono anche sia un po' migliore perché l'ultimo video era un suono un po' ovattato e stiamo migliorando anche nella tecnologia. Allora, abbiamo scelto questo come quando si fa una composizione con tre materiali, naturalmente anche i colori sono importanti e se i colori sono importanti devono essere anche diversi, per cui non tutti della stessa tonalità. Cominciamo a posizionare Shu e abbiamo visto l'altra volta le misure. Cerchiamo sempre una linea e andiamo a togliere gli elementi non necessari. Posizioniamo il secondo elemento, il fuku, si chiama fuku, che è un 2/3. Ancora un po' più corto. Con un'inclinazione di 45 gradi e un'apertura di 30. A questo punto vediamo il kyaku. Come kyaku abbiamo preso Iris japonica, che è fiorita adesso nel giardino ed è un fiore molto delicato ma con dei bellissimi colori. Andiamo per cui a scegliere il kyaku, in questo caso prendiamo questo elemento, questo sarà il kyaku e sarà della metà con un'apertura più basso e scusate, così. A questo punto finiamo la parte di Shu, poi facciamo il kyaku e poi andremo a vedere come inserire il terzo elemento, il terzo materiale, diciamo. Allora, per completare la parte ramo, e degli elementi laterali. Oggi utilizziamo un vaso che si chiama Madoka, che ha fatto il nostro amico Luca Ceramista di Bergamo, che ci aiuta sempre con questi magnifici vasi a realizzare composizioni eleganti.
parte della composizione e anche del vaso. Qui con un vaso, diciamo, non così appropriato, anche la composizione ne risente. Lasciamo uno spazio quando facciamo la composizione perché poi andremo a mettere il terzo elemento. Qualcosa di basso. Anche corto, in modo da formare un triangolo. Aggiungiamo questa foglia. Il terzo elemento è un acero rosso, vedete la differenza di materiale. Dovrà avere una certa alternanza, per cui qualcosa di alto e qualcosa di basso. Questo per esempio si gira verso l'alto e lo potremo mettere qui. Dopo cominciamo a mettere le parti che vanno davanti. Questo per esempio. Non tutta la stessa altezza, per cui qualcosa di avanti, indietro, avanti. Poi andremo a sistemare adesso la composizione successivamente, qualcosa che esce anche verso qui. Vediamo cosa abbiamo. È magnifico questo rosso. Qualcosa così. Non devono essere proprio tre fasce, diciamo, separate. Non pensate a una fascia, pensate a come la natura un pochettino si mischia, qualcosa per cui di piccolo e di verde lo mettiamo anche qui o qua davanti. Forse questo è di troppo, ma
Bene. Allora, spero vi sia piaciuta questa composizione. Andiamo adesso a sistemarla e a rifinire un po' alcuni dettagli, a vedere se tutto funziona e ci vediamo al prossimo appuntamento con un altro Moribana e un'altra spiegazione. Ciao a tutti!